Come si cuciono le pence e come si stirano? Come si cuce una cerniera zip invisibile su una gonna? Come si può confezionare una gonna con un bordo applicato e soprattutto come si può cucire il tuo guardaroba fai da te passo dopo passo? All'interno di questo video tutorial Gonna Burda con vita alta volume 2 imparerai insieme a me a cucire queste pants pizzicate davanti, a cucire però anche delle perfette pants classiche dietro, a creare questo ripiego superiore nel punto vita e a creare anche il bordo a contrasto che vedi nel fondo di questa gonna gessata, poiché la gonna parte con una gessatura verticale e si conclude con una gessatura orizzontale. Scopriremo come usare la macchina per cucire e creare orli furbi, stirature geniali all'interno di questo nuovo contenuto. Pertanto se hai voglia di condividere con me questo tutorial di cucito sartoriale, sei nel video tutorial giusto! Bentornate cuci amiche e cuci amici dalla vostra Sarpoiese Digital Content Creator e benvenuta a te se è la prima volta che vedi un video qui sul mio canale YouTube. In tal caso ti consiglio di iscriverti al canale e trovi la possibilità di iscriverti qui sotto perché così se spunti anche la campanellina riceverai le notifiche su tutte le mie prossime pubblicazioni e non te ne perderai una. Ma ti invito a spulciare anche tutti gli altri miei canali social, la mia pagina Facebook e il mio profilo Instagram si chiamano Sara Poiese e poi c'è il mio blog sarapoiese.com, il contenitore di tutorial gratuiti dedicati al cucito sartoriale creativo, agli strumenti per il cucito, agli sfogli delle riviste, come per esempio la rivista di Burda Style di febbraio 2023, dalla quale abbiamo preso proprio questo cartamodello e questo progetto di gonna burda con vita alta. E proprio sempre dentro al blog puoi trovare recentemente pubblicato anche la prima parte di video tutorial dedicato a questa gonna. E se la tua passione per il fai da te ancora non ha limiti, c'è sarapoieseacademy.com, la trovi comunque linkata qui sotto in descrizione, è la mia seconda piattaforma dedicata a corsi di cucito sartoriale, modellistica, ABC del cucito, cucito creativo e uncinetto e maglia. Ma entriamo nel vivo di questo nuovissimo contenuto, un contenuto che è dedicato fondamentalmente ad un approfondimento di un cartamodello Burda. Vediamo assieme il programma. Scopriremo il video correlato al quale farò riferimento all'interno di questo video che stai guardando in questo momento. Impareremo poi a cucire le pens, quali trucchi seguire per spillare e cucire alla perfezione le pens e fare in modo che non ci sia quel difetto antiestetico nella punta finale della pens. Vedremo come fare le cuciture laterali e il bordo superiore, perché il bordo superiore è ripiegato, quindi quando va cucito, come lo scopriremo insieme. Affronteremo dal vivo la cucitura della cerniera lampo invisibile con ben 2 piedini e ti svelerò il mio trucco per spillare soltanto la cerniera zip e avere una confezione perfetta. Niente imbastiture sulla cerniera zip. Scopriremo poi come lavorare le pieghe davanti pizzicate, da quale verso vanno messe queste pieghe, verso il centro, verso il fianco, per ottenere una lavorazione perfetta. Vedremo poi il bordo di guarnizione della nostra gonna, perché la puoi creare appunto con questo bordo a contrasto, lavoreremo l'orlo e scopriremo poi ovviamente il progetto completato. Questo tutorial fa riferimento proprio al tutorial numero 2 perché? Perché c'è un tutorial 1 che è a tutti gli effetti il video correlato. Il video correlato infatti lo trovi linkato qui sotto nella descrizione del video. Se stai guardando il video da smartphone, cioè da cellulare, basta cliccare sul titolo del video e ti compare la descrizione completa. Se stai invece guardando questo video da altri dispositivi come il computer portatile o fisso, ti basterà cliccare sulla parolina mostra altro che è posta sotto al titolo e ti comparirà la descrizione completa. Vatti a leggere la descrizione completa perché ci sono link ai video tutorial correlati, link ai materiali che utilizzo e approfondimenti utili. Il tutorial tratta proprio l'argomento numero 1 la parte iniziale del contenuto, ossia come si ricava il cartamodello, come si modifica il cartamodello, come si applicano le giuste fliseline e come si prepara il lavoro con la tagliacuci.
e arriviamo invece al video 2, questo che stai guardando in questo momento, dove affronteremo la confezione. Ti consiglio poi, sempre nei tutorial correlati che trovi linkati qui sotto, di andare a sbirciarti anche questo contenuto, come fare l'orlo invisibile, perché ci sono diverse tecniche per realizzare l'orlo, te ne proporrò ben 3 all'interno di questo video tutorial, per cui guardalo fino alla fine, e una delle tecniche rimanda a questo video tutorial qua, che trovi linkato in descrizione. Questo per quanto riguarda il video correlato. Cucire le pence. Come possiamo cucire le pence al nostro progetto? Ecco qui la nostra gonna dietro. La gessatura della pence l'abbiamo già fatta nel tutorial 1 che trovi linkato qui sotto. Pertanto prendiamo uno spillo nella punta della pence, uno spillo nella parte centrale della pence e uno spillo nella parte finale e facciamo in modo di pizzicare l'entrata e l'uscita dello spillo esattamente in questo modo. Perché? Perché in questo modo potremmo andare a spillare la parte superiore e inferiore della stoffa e ottenere dunque una perfetta spillatura che combaci esattamente nella gessatura che abbiamo effettuato con qualsiasi strumento di disegno su stoffa. Abbiamo già visto come gessare sul video parte prima, lo trovi linkato qui sotto. Andiamo dunque a spillare in questo modo perché questa tecnica di spillatura ci aiuta a trovare già la posizione pressoché perfetta per la nostra pence. E una volta che abbiamo spillato la parte principale, possiamo tranquillamente andare a spillare la punta finale e poi possiamo ripiegare a metà il nostro lavoro e proseguire nella spillatura completa, definitiva, totale di tutta l'altra pence. Mi raccomando, cerca di spillare tanto e spesso e cerca di controllare spesso, sempre, che la posizione della tua pence nella gessatura sia corretta, in modo tale che dovresti ottenere questo risultato. Dovresti ottenere 2 pence perfettamente spillate, sia con il punto che combacia da un lato della gessatura, sia con il punto che combacia dall'altro. Andiamo dunque alla macchina per cucire. Possiamo impostare un semplice punto diritto. La lunghezza del punto di solito è identificata nel valore di 2,5. Una volta che abbiamo innestato un piedino da punto dritto, io prediligo il piedino patchwork 6 mm perché è perfetto per fare sole cuciture diritte, quindi non una cucitura spostata a destra o a sinistra, una semplice cucitura dritta. Iniziamo a cucire una delle nostre 4 pence, partiamo dalla prima e poi arriviamo mano a mano a tutte le altre. Piano piano rimuovi gli spilli, ma attenzione, rimuovi lo spillo solo quando ci sei davvero molto vicino, altrimenti perderesti il controllo sulla stoffa. Se noti, avere il doppio trasporto integrato, cioè quella levetta nera, ti aiuta a alzare ogni volta il piedino e avere una cucitura perfetta senza grinze in ogni centimetro della tua cucitura. Piano piano, con pazienza, costanza, perseveranza, arrivi alla fine della tua pence che non va cucita cliccando la retro della macchina per cucire. No, ti prego, no. Bisogna arrivare alla fine, togliere l'ultimo spillo, alzare l'ago, portare in fuori il filo e tenerci un dito in mezzo e tagliare il filo. Perché tenere il dito in mezzo? Perché così hai già i 2 fili separati. La facevi in questo modo? Fammi sapere sotto nei commenti se tu chiudevi la pence con il nodino. I commenti li trovi qui sotto. Sono davvero curiosa. Come cuci la pence? Fai la retro con la macchina per cucire o fai il nodino? Prima domanda, metti in pausa questo video, rispondi al commento e poi ripremi play. Andiamo nel frattempo a cucire tutte e 3 le altre pence. Cuciture laterali e bordo superiore. Occupiamoci delle cuciture laterali della gonna e del bordo superiore. Nel primo video abbiamo applicato una fliselina ad un'altezza specifica, lo trovi linkato qui sotto, quindi vattelo a rivedere. Adesso con il ferro da stiro dobbiamo piegare il tessuto proprio in prossimità di questa fliselina e stirarlo tutto sia nella gonna davanti e poi riaprirlo, ma anche nella gonna dietro. La gonna davanti è un bel rettangolone con queste pence che andremo a cucire dopo. Lo stesso lavoro lo dobbiamo fare nella gonna dietro, cioè dopo aver cucito le 4 pence, prendiamo il punto interessato dalla fliselina nera che vedi in questo momento, lo pieghiamo e lo stiriamo. Ti ricordo tra l'altro che le pence vengono stirate verso il centro dietro della gonna.
Una volta che abbiamo stirato accuratamente i due dietro e il davanti, riapriamo bene la nostra piegatura di stiratura e appoggiamo semplicemente dritto contro dritto il nostro cartamodello di gonna davanti al nostro cartamodello di gonna dietro e iniziamo a spillare dall'inizio alla fine. Quello che dobbiamo fare è davvero una cucitura diritta. Questa gonna non è difficile da fare e ne potresti davvero fare 10 per il tuo guardaroba, perché quando hai seguito il video 1 e il video 2 vedrai che è davvero un gioco da ragazzi ed è una gonna che fa molta scena. Andiamo a spillare anche l'altra parte della gonna davanti alla gonna dietro e ricordati di applicare il corretto margine di cucitura. Io ho scelto 1 centimetro di margine di cucitura per la mia operazione di cucitura nei fianchi e 1,5 centimetri dopo nella cucitura del dietro, ma lo vedremo successivamente. Cuci bene le cuciture laterali, il bordo superiore l'hai appena lavorato perché? Perché per adesso va solo stirato. Cerniera lampo invisibile. Amore o odio quello della cerniera lampo? Vediamolo assieme, presta attenzione. Ho spillato un lato della cerniera lampo, lasciando libero però il ripiego che ho portato in dentro, che nel frattempo mi sono premurata di imbastire. Preferivo imbastirlo per un lavoro delicato e preciso. Lascia un pochino aperto ovviamente il ripiego e applica la cerniera zip invisibile a partire dalla ripiegatura del bordo, perché a tutti gli effetti tu devi portare questa cerniera a finire proprio in prossimità del ripiego del bordo stesso. Metti tutti gli spilli che vuoi, riservati di avere una cerniera più lunga e monta il piedino per cerniere invisibili. Scegli una cerniera più lunga dell'apertura che hai, esempio se hai un'apertura da 14 scegli una cerniera da 18, ti troverai davvero meglio nel passaggio che vedrai alla fine, quando dovremo chiudere definitivamente la cerniera. Adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire un attimino, io tolgo una piccola parte di imbastitura perché era eccessivamente vicina alla cerniera zip, pertanto apro bene il tessuto, incluso il bordo di ripiego, abbasso il piedino e apro un attimino i dentini della cerniera per dare un invito alla partenza del mio lavoro stesso e abbasso l'ago a mano con la manopola della macchina per cucire in modo tale da verificare che l'ago non batta per errore sui dentini della cerniera. Piano piano, con calma e perseveranza e pazienza, procedo nella mia cucitura. Il piedino per cerniera invisibile, dopo che ho fatto una piccola retro di fissaggio, è veramente un piedino che ti aiuta a cucire spedita ogni tipologia di cerniera invisibile. Perché? Perché è un piedino che di default apre il binario fondamentalmente dei dentini della cerniera zip e questo agevola di molto il lavoro perché come vedi puoi montare una cerniera zip invisibile solo con gli spilli. Ma attenta a questo trucco, se noti devi abbassare adesso l'ago, alzare un attimino il piedino, portare sotto la stoffa dell'altro lato in modo tale da non creare grinzo o eccessivi spessori e terminare la tua cucitura quando con l'ultimo spillo stai proprio iniziando a lavorare sulla parte di centro dietro che hai già cucito e che dunque è chiusa, non è più aperta. Il risultato che otteniamo è questo: la prima mezza cerniera è montata e come vedi si richiude. Adesso la devi assolutamente richiudere perché il cursore deve essere in posizione finale di chiusura e devi verificare che il cursore sia ben equilibrato, cioè non deve essere storto rispetto all'altro cursore che è già stato precedentemente cucito. Infatti ripiego esattamente in questo modo la cerniera, bella, è già quasi pronta, e il lavoro poi di finitura sarà solo quello di ripiegare verso l'interno questo bordo e piegarlo nuovamente verso l'interno. Semplice. In questo modo, se tu hai stirato prima e hai un attimo imbastito le parti, ti basterà applicare un piccolo spillo in questo punto per avere una rifinitura bella, pulita e veramente professionale. Per cui lo rivediamo assieme. Prendi la cerniera, ripieghi verso l'interno il margine di cucitura e ripieghi verso l'interno quella che si può chiamare una sorta di paramontura del cinturino interno. Applico uno spillo in modo tale che il mio prodotto stia fermo lì in posizione perfetta e questa è la mia cerniera finita da un lato ed è la base di ragionamento per applicare la seconda parte di cerniera. Infatti giro un attimo la stoffa solo per comodità e faccio in modo che la mia cerniera ancora da cucire
baci perfettamente la parte finale, anche qui, del cinturino già piegato, già stirato, in modo tale che una volta che vedo che la mia cerniera è in posizione perfetta, non è storta, posso andare pinzare il tutto con uno spillino e allora sì, puoi riaprire completamente la cerniera, portare il cursore in fondo, rispillare tutto e tornare con la macchina per cucire. Ma dobbiamo togliere il piedino per cerniera. Dobbiamo partire con il piedino per cerniera standard, cioè il cosiddetto mezzo piedino. Questo di solito è un piedino sempre in dotazione, mentre il piedino per cerniera invisibile te lo linko qui sotto nella descrizione del video perché è un piedino accessorio. Sposta l'ago a sinistra della misura necessaria alla tua macchina per cucire per arrivare vicino vicino ai dentini senza pizzicarli. Prendi con la mano sinistra il cursore, o meglio i dentini della tua cerniera e cerca di aprirli piano piano in modo tale da aiutare la cerniera ad aprirsi nella sua operazione di cucitura, cosa che invece il piedino per cerniere invisibili fa da solo. Qui lo devi fare un pochino tu a mano, per cui devi aprire bene, cucire lentamente, perché se pizzichi un dentino della cerniera zip, poi devi smontare tutto e applicare un'altra cerniera zip. Dunque con l'unghietta sinistra apri bene il percorso della tua cerniera e una volta che hai superato la zona del tuo centro dietro dove la stoffa era già cucita nel centro dietro e quindi vedi che hai una zona comoda, già aperta, già fruibile per una cucitura, sganci il piedino per cerniera standard e monti il piedino per cerniera invisibile. Rimonti questo piedino e attenzione, fermali, non cucire. Ricordati che devi rimettere l'ago al centro, perché il piedino per cerniera invisibile cuce al centro. Il piedino che hai usato per la cerniera standard cuce a lato, quindi attenzione, se no spacchi l'ago. Proseguiamo dunque adesso nella cucitura come abbiamo fatto prima. Super facile, super semplice perché il piedino per cerniera invisibile è davvero un piedino super comodo che mi aiuta a cucire senza difficoltà alcuna la mia cerniera ed è un piedino che non vuole il doppio trasporto integrato, infatti hai visto che è disabilitato. Arriviamo alla parte finale della nostra cerniera che ovviamente deve essere cucita tenendo la paramontura di cinturino ancora aperta. Effetto una piccola retro a titolo di salda e magica bula, ecco qui il secondo pezzo di applicazione cerniera zip completato. Anche qui ripiegherò la stoffa come ho fatto prima in una maniera molto pulita e accurata, punto uno spillo e adesso c'è la prova del 9 perché adesso dovremo vedere se la nostra cerniera si chiude tutta o se abbiamo fatto qualche pasticcio. Ed ecco qui che ti dico perché serve una cerniera più lunga, perché se hai una cerniera più lunga ti basterà tagliare gli avanzi di filo e comodamente accederai con la mano nel rovescio del cursore e comodamente, se hai una cerniera più lunga, in un batter di ciglia hai la cerniera chiusa completamente applicata. Wow, mi piace un sacco. Hai mai applicato una cerniera zip invisibile? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Dunque, metti in pausa questo video, scrivimi se hai mai applicato una cerniera zip invisibile con questo metodo anche nella paramontura e poi fai ripartire il video e fammi sapere. Pieghe davanti pizzicate. Come lavorare le pieghe davanti? Se ti ricordi nel video 1 avevamo disegnato tutte queste pieghe davanti, adesso abbiamo già il nostro cinturino stirato, imbastito tutto in modo tale che sia già ben fissato ed è essenziale prima piegare il cinturino, fermarlo, puoi fermarlo anche con degli spilli e poi creare le pence pizzicate. Mi raccomando, se fai il contrario la gonna non viene bene. Per cui prendiamo con gli spilli il lato iniziale e il lato finale della prima pence e poi andiamo a far combaciare l'uscita della spillatura nel tessuto che pizzichiamo con lo spillo. Applichiamo 1 o 2 spilli nella prima pence e ripetiamo lo stesso lavoro anche nella seconda pence. Questo passaggio che abbiamo appena spillato poi andrà semplicemente cucito. Bisognerà cucirlo facendo una piccola retro all'inizio e facendo una piccola retro alla fine. Abbiamo 4 pence, 2 dal lato destro, 2 dal lato sinistro, pertanto per ora concentrati solo sulla spillatura. Effettua una spillatura e non preoccuparti del verso di orientamento delle pence. Vai a spillare anche tutte le altre 2 pence, rimuovi
il piedino per cerniera invisibile e torna ad innestare il piedino patchwork 6 mm a punto dritto che ti permette di effettuare una cucitura a punto dritto di grande precisione. Puoi reinnestare adesso il doppio trasporto integrato, questo piedino lo consente. E andremo ad effettuare la cucitura che per esempio a me dista esattamente 3 cm dal margine della placca del lago. Pertanto se vuoi aiutarti usa anche la guida magnetica per cuciture in modo tale che facendo una piccola retro all'inizio e una retro alla fine tu possa sempre cucire perfettamente a 3 cm il tuo pezzo di tessuto senza sbagliare mai e senza dover imbastire. Quindi faremo la retro anche in questo punto, saldiamo la cucitura, tagliamo il filo e in questo modo effettuiamo la cucitura di tutte e quattro le nostre pence pizzicate. Adesso, da che lato vanno le pieghe? Vanno verso l'esterno, quindi devi portare il sormonto della tua piega verso il fianco, cioè verso l'esterno. Anche la seconda piega va verso l'esterno, quindi la fai girare a destra, mentre per quanto riguarda l'altro lato di centro davanti l'effetto deve essere speculare, cioè se l'effetto della piega è questo che vedi in esterna, al centro l'effetto dovrà essere in esterna dall'altro lato. E dunque anche qui cerca di posizionare bene lo spillo, fai in modo che la tua piegatura del tessuto che è duplicato sotto sia bella pulita e bella ordinata, che non ci siano effetti obliqui o sovrapposti o pizzicati di stoffe che si arricciano tra di loro. E in men che non si dica, hai già realizzato il lavoro. Adesso sta a te scegliere, vuoi fare un sottopunto a mano, prima opzione, e fissare le pence davanti e fissare la paramontura alla pence dietro, oppure preferisci, questa è la prima opzione, sottopunto a mano lungo tutto il bordo, oppure preferisci una cucitura, seconda opzione, con la macchina per cucire a 4 centimetri senza dover fissare il lavoro a mano? Quindi fammelo sapere qui sotto nei commenti, la prima opzione è sottopunto a mano o la seconda opzione preferisci cucire con la macchina il cinturino della tua donna? Scrivimelo qua sotto nei commenti e dai, metti ancora in pausa il video, scrivimi così non ti dimentichi di rispondermi perché sono curiosa di sapere se preferisci effettuare questa rifinitura con un sottopunto a mano che dunque esteticamente risulta invisibile, seconda opzione, con una cucitura veloce con la macchina per cucire, mantenendo sempre il margine costante. Bordo di guarnizione e orlo. Affrontiamo adesso il bordo di guarnizione inferiore. Riconosci che questo è il dietro perché c'è la cucitura centrale dietro, puoi anche farla intera se vuoi, io l'ho lasciata spezzata. E perché ha una curva verso l'alto che richiama proprio lo stampo stesso della gonna nella parte superiore. Il pezzo intero, che ha sempre la curva che va verso l'alto, invece è il davanti e ti accorgi anche perché il davanti è più grande del dietro, ok? Quindi non ti puoi sbagliare. Li metto dritti contro diritti e attenzione al verso dell'alto e una volta che li ho messi dritti contro dritti li ho cuciti. Adesso devo semplicemente attaccare il bordo di guarnizione marrone alla mia gonna verde. Quindi cosa faccio? Li metto dritti contro dritti partendo dal centro dietro e voilà, eccoci. Piego un attimino il mio bordo di guarnizione del centro dietro e faccio combaciare con uno spillo il mio punto di incontro delle cuciture. Mi raccomando, fai combaciare quel punto di coincidenza delle cuciture perché si vede altrimenti se lo fai storto. Poi farò combaciare il punto di incontro della cucitura del fianco e una volta che ho fatto combaciare quello vado a prendere il centro davanti della mia gonna e lo faccio combaciare di nuovo. E infine prenderò il fianco della mia gonna e lo farò combaciare di nuovo. In questo modo ho ottenuto un bordo di guarnizione marrone che a tubolare viene inserito nel bordo di gonna verde. In questo caso aumenta gli spilli sicuramente, ma vai a cucire tutto il tuo lavoro a 1 centimetro e quando lo dovrai stirare porta il margine verso il basso, cioè porta il margine di stiratura, eccolo qui, che guarda l'orlo, la parte bassa della tua gonna. In questo modo otterrai davvero un bel lavoro rifinito. Ecco qui la mia gonna con il bordo di guarnizione a contrasto ed ecco qui il margine di cucitura che è stirato verso il basso. Adesso dobbiamo occuparci di orlo e ho pronto anche qui per te
determinate e diverse soluzioni. Anzitutto prendiamo una squadra, prendiamo una saponetta e disegniamo il margine di 4 cm. Se disegniamo il margine di 4 cm abbiamo già disegnato una linea costante parallela per poi ripiegare il tessuto con il ferro da stiro e scegliere come andare a realizzare il nostro orlo. Dopo che hai gessato tutto l'orlo del bordo di guarnizione, puoi iniziare a spillare il bordo di guarnizione ripiegato e presta particolare attenzione a far sì che il margine resti sempre preciso, costante in 4 cm. Usa di nuovo la squadretta ed effettua tutte le modifiche e le misure di precisione del caso. Quando abbiamo spillato tutto, stiriamo e qui abbiamo ancora opzioni. Prima opzione sottopunto a mano, seconda opzione macchina per cucire, terza opzione orlo adesivato, che è proprio riferito anche al tutorial dedicato all'orlo invisibile. Scrivimi sotto nei commenti: 1 sottopunto a mano, 2 vuoi lavorare con la macchina per cucire, 3 vuoi lavorare con l'orlo adesivato. Ed ecco qui il nostro progetto completato. La gonna io ho deciso di cucirla nel punto vita sopra, le pence guardano l'esterno, le pence dietro sono cucite e stirate e guardano il centro dietro della gonna, la cerniera zip esiste ma è invisibile e la mia gonna ha questo bel bordo di guarnizione a contrasto che posso scegliere se realizzare 1 con l'orlo invisibile a mano, 2 con la macchina per cucire, 3 con l'adesivo. Grazie alla macchina per cucire, ai piedini accessori e agli strumenti dedicati al cucito, ho potuto così realizzare un nuovo capo per il mio guardaroba fai da te, preso dal Burda febbraio 2023. Ti è piaciuto? Metti un like a questo video e fammi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensi di questo progetto. Oltre alle 3 domande che ti ho posto, fammi sapere, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, l'hai trovato interessante, complicato, semplice? Ecco qui di nuovo il programma del nostro progetto. È stato un programma bello ricco e ti ricordo che trovi la prima parte del video di questa gonna linkata qui sotto in descrizione. Bene, grazie infinite per aver condiviso con me questo contenuto, spero ti sia piaciuto, in tal caso metti un like e mi raccomando iscriviti al canale. Ci vediamo così alla prossima pubblicazione. Un abbraccio dalla tua Digital Content Creator, Sara Poiese.